That's a complicated answer. Well, I'm a writer, obviously. I'm a girl who has wanted to be a writer since I was a small child, and I, The Last Cinder's my first book, and it came out in January, and it's been a dream come true in every way. So these days, I might say that I kind of feel like a princess living my own fairy tale, which is completely cheesy, but it's also kind of true. Oh, questa è una domanda a cui è complesso dare una risposta. Io sono una scrittrice, naturalmente, e sono una ragazza che ha sempre voluto fare la scrittrice, fin da quando era bambina, e quindi da quando è uscito il mio primo libro, Cinder, appunto a gennaio, posso dire che si è realizzato un sogno. Sì, lo so, che se dico che mi sembra di essere una principessa che vive la sua favola è un pochino stereotipato, ma è anche vero. Principessa. Well, fantasy was really my first love as a reader. I mean, I grew up reading a lot of the classics, Secret Garden and Charlotte's Web and all that. But when my uncle gave me The Lord of the Rings and The Hobbit was really my first, true love for books, and I just couldn't get enough of them. And I really grew up thinking that I would write fantasy, true fantasy. And it was very much a surprise to me that my first book was a cyborg, because I always thought my first book is going to have a dragon and an elf and sorcerers. And to kind of go from that to science fiction was a surprise. But I obviously love the story and love the book, so it's worked out. Oh beh, il fantasy è stato il mio primo vero amore come lettrice, e naturalmente crescendo ho letto i classici, la Secret Garden, e poi un bel giorno uno zio mi ha regalato L'Hobbit e Il Signore degli Anelli, ed è stato il mio primo vero amore, e non riuscivo mai a smetterne, volevo sempre di più, e quindi sono cresciuta pensando che sarei diventata una scrittrice fantasy. E in un certo senso è stata una sorpresa che il mio primo libro tratti di un cyborg, perché io pensavo che nel mio primo libro ci sarebbero stati draghi, elfi, stregoni, e invece ho scritto una roba fantascientifica, ma la cosa ha funzionato, la storia del libro mi è piaciuta, e quindi ha avuto buon esito. Well, I'd had the idea before to write a series of futuristic fairy tales, and I'd been playing around and brainstorming different ways that I could take some of my favorite stories and set them in this futuristic time period. And then I was falling asleep one night, and the idea just kind of came to me, and I could envision her as a mechanic, right off the bat. I kind of already had the scene in my head about the Cinderella running down the palace steps, except for instead of losing her shoe, she loses her foot. And so it just came to me very clearly, and when I had that Cinderella as a cyborg idea, then the rest of the story just started to take off. Sì, da tempo avevo l'idea di fare una serie di libri ambientati nel futuro, riprendendo delle favole che mi piacevano, e ho pensato e ripensato tante volte a come ambientare queste storie, queste favole che mi piacevano, le mie storie preferite, nelle maniere più disparate. Poi un bel giorno ero lì che stavo prendendo sonno quando mi è venuta l'idea così folgorante, e ho immaginato la protagonista come un meccanico, e mi è venuta subito in mente questa scena così chiara di Cenerentola che corre giù per le scale del palazzo e invece di perdere la scarpetta perde il piede, e quindi era un'immagine estremamente chiara. Ecco che quindi quando Cenerentola è diventato un cyborg, il resto della storia è venuto da sé. Excellent question. A lot of fairy tale scholars, I'm a huge fairy tale geek. I've studied it and been in love with fairy tales since I was a child. And at one point I came across this little known fact that a lot of fairy tale scholars have traced what we think of as your traditional Cinderella story back to its earliest recorded version, which was written in 9th century China. And so, to me, to set Cinder in China had this really great cyclical quality to it, to go from 9th century China to the far future.
Ottima domanda questa. Beh, moltissimi studiosi di favole, e devo dire che io sono sempre stata appassionata di favole fin da quando ero bambina, hanno scritto a riguardo e ho scoperto che molti di questi studiosi hanno rintracciato le origini più remote di Cenerentola e hanno scoperto che la prima versione registrata della storia è stata scritta in Cina nel IX secolo e quindi per me l'idea di scrivere Cinder in Cina è una sorta di maniera per chiudere il cerchio, per tornare dalla Cina del IX secolo fino ad una Cina nel futuro remoto. Eh. Well, I really doubt that we've seen the last of paranormal fiction. It comes in waves and trends, come and go, and people say that vampires are on the way out, but they've been saying that for 5 years. So who knows? But as far as me, I mean, I was never really into the vampires and angels and demons books. So that didn't really appeal to me. And for writing Cinder, I really wanted to write a book that was for myself and for readers like me. And I love fairy tales. I grew up with Star Wars. I love Firefly. And so these inspirations that I've had for my whole life just kind of played a role. Logan. And so I just wanted to bring together a lot of the different types of stories that I enjoy writing in the hopes that there were other readers like me out there that feel like there's been something missing from the genre. Dubito fortemente che il paranormale stia morendo, perché queste cose vanno secondo le mode, vanno a ondate ciclicamente. C'è tanta gente che dice che i vampiri ormai hanno fatto il loro tempo, ma sono 5 anni che lo dicono. Chi lo sa? Io non sono mai stata particolarmente interessata a vampiri, demoni, angeli, non hanno mai esercitato un fascino particolare su di me. Per quanto riguarda Cinder, io volevo che il libro fosse il tipo di libro che piace a me e alle persone come me. Io sono cresciuta amando le favole, amando Guerre Stellari, amando le lucciole e tutto questo mio background, questa mia formazione ha svolto un ruolo decisivo. Io volevo raccogliere elementi che potessero piacere a persone come me e nella speranza che ci fosse ancora qualcosa da dire in questo genere, qualcosa ancora non trattato. It is. It's very important for the plot. In my futuristic society, cyborgs are seen as second-class citizens, and so it's very much a play on the your typical Cinderella story, in which Cinderella was a servant and was, well beneath the prince, not even just a middle-class normal girl. She was, beneath her sisters and the rest of her family. And to have to cross that social divide, not only to move upward, but to move from being a servant to potentially being a princess and having a prince fall in love with you, is kind of at the heart, I think, of the Cinderella story. And so that's something that I was trying to achieve with Cinder as well. And for much of the book, not to give out spoilers, but Kai doesn't know that Cinder's a cyborg, and so that plays a lot into the decisions that both of them make throughout the book. Sì, è estremamente importante per la trama, perché in questa società futuristica i cyborg vengono considerati cittadini di serie B e quindi questo è importante perché è più o meno il cuore della storia di Cenerentola, la quale Cenerentola è una serva, non è solo al di sotto della classe sociale del principe, ma non è nemmeno una borghese, è proprio l'ultima ruota del carro anche della sua famiglia. E pertanto lei deve superare, varcare delle barriere enormi per poter aspirare ad elevarsi dal ruolo di serva a quello addirittura di principessa per poter amare un principe. E questo è il nocciolo della storia di Cenerentola. Io ho cercato di trasporlo anche in Cinder. Per buona parte del romanzo, adesso non voglio rovinarvi il gusto, ma per buona parte del romanzo Kai, il principe, non sa che Cenerentola che Cinder è un cyborg e quindi in questo influenza molto le scelte delle azioni che compiono. Um,
I would definitely never say that I wouldn't be writing more fairy tale retellings. But at this point, most of the ideas that I have in my head are not fairy tale based. And I read within many different genres, and I have ideas for many different genres, including more sci-fis, but also historicals and fantasies, and contemporaries, and really everything. Non direi mai che non scriverò più storie basate sulle favole, tuttavia al momento molte delle idee che ho in mente non si basano sulla riscrittura di favole. Io leggo opere di molti generi diversi, ho idee che abbracciano tutta una serie di generi, dalla fantascienza allo storico, al fantasy, ai romanzi contemporanei, un po' di tutto. I mean, I think that it's impossible to separate yourself completely from your characters, and obviously everything that I write about has to have something to do with my own personal experiences. That said, I don't intentionally try to make any characters like me, and Cinder is a perfect example. We're not very much alike. I can't fix anything, for example, and I think she's a lot tougher than I am. I'm kind of a wimp. And I'm afraid of spiders, and she doesn't care about any of that. But at the same time, we share kind of the same sense of humor. And in fact, when my mother finished reading Cinder the first time, the very first thing she said to me was, "Well, I see where Cinder gets her sarcasm from." È impossibile separare completamente i propri personaggi da se stessi, quindi tutto ciò che leggo in qualche maniera, tutto ciò che scrivo trae origine in qualche modo dalle mie esperienze personali. Ciò detto, io mi sforzo di far sì che i personaggi non siano esattamente come me. Per quanto riguarda Sandra, questo è evidente. Per esempio, io non so riparare assolutamente nulla e ritengo che lei sia molto più tosta di me. E oltretutto io soffro di aracnofobia, mentre lei no, per nulla. Tuttavia entrambi abbiamo una cosa in comune, che è questo senso dell'umorismo. Infatti quando mia mamma ha finito di leggere Cinder, mi ha detto: "Ah, capisco da dove trae origine il sarcasmo di Cinder." Yes, but I don't write with the intention of having a moral or to me, my goal as a writer is always to entertain first. And I feel like, if a girl reads my book and feels empowered or encouraged to do something, then that's great, and I'm happy to hear that. But for me, the number one thing is always, were you entertained? Did you enjoy it? But definitely, I mean, there are themes within the book about, everything from humanity and what makes a person human to, class differences and prejudice, and all these other things that literary classes could pick out. But I try not to think about it too much because I'm always just focused on telling a story. Sì, tuttavia io non scrivo per trasmettere una morale. Per me l'obiettivo principale, primo, della scrittura è quello di intrattenere. Quindi se una ragazza legge il mio libro e si sente incoraggiata, si sente spronata a fare qualcosa, per me è una gran bella cosa così. Quindi la domanda principale è: ti è piaciuto, ti sei goduta il libro? Sì, poi certo ci sono dei temi che possiamo affrontare, per esempio il tema dell'umanità, che cos'è che ti rende umano, le classi sociali, i vari pregiudizi, ma io provo a non pensarci troppo. Per me è importante intrattenere. I keep fantasizing about having a normal writing schedule, and I'm going to do this between these hours and then spend 4 hours writing and blah, blah, blah. It never works out, though. Every day is different. And I don't know, I hope that someday I'll be one of those writers that can say, yes, I have a very, specific writing schedule, and I'm so efficient, but it has not happened yet. Continuo a fantasticare di poter essere una scrittrice normale, di poter dire: ah, io scrivo da quest'ora a quest'ora, scrivo 4 ore al giorno, ma non è mai così. Ogni giorno va come va. E spero che un giorno o l'altro potrò dire: sì,
Io sono una scrittrice con un orario ben preciso, molto disciplinata, ma per ora non è stato così. I've always wanted to be a writer. I mean, I was a huge book lover as a child, and I think that, you know, when you're a kid, you don't really give it any thought. These books are just magical things that just appear in the world. I think that as soon as I became aware that they are actually created by people and that was a job, that you could tell stories and make stuff up, I thought that was it. That's what I want to do. Ho sempre voluto essere una scrittrice e io ho sempre amato i libri fin da bambina e quando sei piccolina credi che i libri siano qualcosa di magico, poi a un certo punto capisci che sono creazioni del lavoro dell'uomo e che è una professione, a quel punto ho detto basta, io voglio fare questo. A lot of me thinks that as long as you are writing and putting work into becoming a writer, then that makes you a writer. I don't really believe that you need publication to be vindicated or to be validated. I think that if you're writing, then you're a writer. That said, I think that when I got as far as you've made it, you're a real writer and you're published and this is real, would probably be when I received my first advance check. I'm getting paid for it now, it's legitimate. Beh, io ritengo che fin tanto che scrivi, che ci metti del lavoro, della passione, ecco che allora questo fa di te uno scrittore. Non ritengo che sia necessaria una pubblicazione per averla convalida di questa situazione. Se scrivi, allora sei uno scrittore. Ciò detto, da un punto di vista formale, ufficiale, me ne sono accorta quando ho ricevuto il primo pagamento, il primo acconto e adesso mi pagano e quindi so di essere una scrittrice. I'm an outliner. I write a lot of outlines, and I knew that I wanted it to be a 4-book series from very early on, and so I spent a lot of time plotting out all 4 books before I started writing anything. So I had a very detailed outline that I was working from. That said, everything changed. So even though I do outline very strictly, I leave myself room to change and let the characters go off and do their own thing because they will regardless, and I like to let that happen. Sì, io sono una pianificatrice, quindi io lavoro tantissimo alla pianificazione, alla scaletta e sapevo fin dall'inizio che avrei voluto scrivere una serie di 4 libri. E, quindi io pianifico tantissimo, spendo un sacco di tempo per la pianificazione prima di mettermi a scrivere la storia vera e propria. Ciò detto, tutto quello che avevo pianificato è cambiato, anche se in effetti faccio anche se io avevo una scaletta ben precisa, mi lascio sempre un margine perché i personaggi possono decidere di prendere delle strade diverse e fare di testa loro, e questo accade sempre. Yes, well, it will continue to be Cinder's story. She's the hero of the entire series. But yes, in every book you'll meet a new fairy tale inspired heroine. In book 2, you'll meet Scarlet, who is based on Little Red Riding Hood, then Cress, who is based on Rapunzel, and Winter, who is based on Snow White and the Seven Dwarfs. Winter, said. Winter, yes. Uh-huh. Like the season. Ok, very good. Sì, Cinder rimane l'eroina di tutta la saga e voi la troverete in tutti i romanzi, tuttavia in ogni libro farà la sua comparsa un'altra eroina tratta sempre da una favola diversa. Nel secondo libro ci sarà Scarlet, che è tratta da Cappuccetto Rosso, nel terzo libro ci sarà Cress, che è tratta da Rapperonzolo, e nel quarto libro infine ci sarà Winter, che è tratta da Biancaneve e i Sette Nani. I didn't see. I was traveling this last week, so I missed this last one, but I love it. Sì, ho perso l'ultima puntata perché ero in viaggio sta settimana, ma lo adoro. Harry Potter. Yeah, but slightly less tongue-in-cheek. I mean, I love Harry Potter, of course. I think the book that I was probably most impressed with was the book Thief.
The book? Marcus Zusak, the book Thief. Thief. Yes. Zusak. Marcus Zusak. Mhm. Which I don't know if it's published here, but if it's not, Mondadori should buy it. Ecco, Harry Potter, ma vabbè, per non dare una risposta così accomodante, io naturalmente amo Harry Potter. Il libro che mi ha impressionato di tutti probabilmente è Thief di Zusak. Non so se sia stato pubblicato qui, ma se non lo è stato, bisogna che Mondadori lo faccia perché è un libro straordinario. See, I've read so many books where people are given wishes that end up horribly that I don't know that I would trust a wish. I'd probably do something like, it can't be screwed up. Like, I want the best chocolate bar in the world. How could that possibly go wrong? Oh, mamma mia, ho letto dei libri. Ho letto dei libri in cui qualcuno esprimeva dei desideri che poi si traducevano in catastrofi e quindi mi verrebbe anche da chiedere, ma devo fidarmi? E quindi probabilmente sceglierei qualcosa che non possa andare storto. Per esempio chiederei, vorrei avere la sbarretta di cioccolato migliore del mondo. Come fa ad andare male sta roba? No, for me, my editor has been very laid back, and for Cinder, she had a couple notes on things that she thought could be strengthened in the plot, but it was all stuff that I agreed with, and it wasn't really very much. It was pretty basic stuff. And for book 2, Scarlet, which I just finished going over revisions with her, there was practically nothing. So my experience has been really light on the editing. That said, I know many American writers who feel the same way, and that you're kind of losing too much control when you give over your book. No, per me invece è stato tutto liscio, la mia editor è stata molto rilassata. Per quanto riguarda Cinder, ha avanzato un paio di note su dei dettagli per poter rafforzare la storia, ma io ero perfettamente d'accordo con lei, quindi si trattava di dettagli, di cose di scarso conto. E per quanto riguarda il secondo libro, Scarlet, praticamente non ha voluto metterci penna, quindi è stato tutto molto liscio. Ma so che in America ci sono molti scrittori che in effetti hanno questa sensazione, che perdono il controllo delle loro storie. I do. I think it's gorgeous. And that's been one of the most fun things for me is seeing the different covers that some of the foreign publishers have created because some of them are so different, and I love seeing the different ways that they've interpreted the story and what they think is going to appeal to their different audiences. Sì, credo che sia molto bella. Una delle cose più divertenti è stato proprio vedere le varie copertine degli editori di tutto il mondo, perché sono spesso molto diverse le une dall'altre, e mi ha fatto piacere cercare di capire come hanno interpretato il soggetto e vedere che cosa ritengano che possa fare presa sul pubblico nei vari paesi. It's just a dream. That said, I mean, there were times I remember when, my husband, who was my boyfriend at the time, we'd be maybe having some money troubles or things wouldn't be going great. And I remember turning into him and being like, don't worry, one of these days I'm going to be a best-selling writer. And it was kind of a joke, it's all going to be fine, it's going to be famous. That said, you never really expect it to happen to you. You never really think you're going to be that writer. So it is absolutely a dream come true. È un sogno. Ci ho detto, ci sono stati momenti in passato in cui mio marito ed io, o meglio all'epoca eravamo fidanzati, avevamo dei problemi economici. Io gli dicevo, ma no, non ti preoccupare, vedrai che diventerò un'autrice di grande successo, metterò tutto a posto io. Ma naturalmente scherzavo, ma è una cosa che non ti aspetti mai, quindi è un sogno che è diventato realtà. Well, it couldn't happen without them, and that's something that I think some writers struggle with, that once you give it over for publication, it's not really yours anymore. You have to trust the team of people at your publisher that they're, have your best interests at heart and they're going to do right by it. I've never had a problem with that. I love everyone at my publisher. Everyone that I've met here at Bologna has been fantastic.
and it is absolutely a team effort, and it really takes the entire team to make a book successful, and I couldn't be happier. Sì, non potrebbe esserci nulla senza di loro, e so che alcuni scrittori hanno un po' questa impressione che una volta che hanno consegnato il loro libro non è più loro e devono semplicemente fidarsi del lavoro di qualcun altro. E io non ho mai avuto problemi, anzi adoro tutti quanti nella mia casa editrice, tutti quelli che ho incontrato qua a Bologna, è veramente uno sforzo di gruppo, è tutto il gruppo che deve funzionare, altrimenti le cose non vanno in porto, ma io non potrei essere più felice. No one ever asked me about my favorite movie. Okay, favorite book is easy, Pride and Prejudice by Jane Austen. Favorite fairy tale? I get asked that a lot, and I feel like my answer changes every time. I really don't know that it's possible to choose one. Some of my favorites are Sleeping Beauty and Bluebeard and Little Red Riding Hood. Three's enough, I'll stop. So you said Sleeping Beauty, Little Red Riding Hood, yeah, Bluebeard. Bluebird, Beard. Oh, Bluebeard. Barba Blu. Ah, ecco. Yeah, and about the film? Ooh, golly. Poteva scamparla, You wish you could escape it. I don't know what my favorite. I feel like when I was a teenager, I watched Clueless a million times, but that probably, not so much anymore. Maybe The Little Mermaid. Ok, per il libro è facile, Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Per la favola, ecco, una domanda che mi hanno posto tante volte, ho l'impressione che tutte le volte cambi la risposta. Non posso scegliere solo una, diciamo tre: La Bella Addormentata, Cappuccetto Rosso e Barba Blu. Tre sono sufficienti, no? E il film, non lo so, accidenti. Quando ero un adolescente guardavo spesso Clueless, non lo conosco questo film. Non so. We were wondering what the Italian title is, but in any Non case. so, quello una sorta di invito a cena con delitto. Ah, può darsi. Boh. Silverstone. Not sure. It's like 10 piccoli indiani di Agatha Christie come 10 formula. Little Indians. Is it similar to 10 Little Indians by Agatha Christie? Clueless? Yeah. No. No, Okay. it takes place in a high school, and it's these three girls are Oggi in friends. un liceo ci sono tre ragazze che sono amiche. Va bene. Very chick flick in È una cosa molto adolescenziale, ma non lo guardo più. Forse la Sirenetta? Well, I like them. I think that there's a place in the world for both ebooks and physical books, and I'm okay with that. For me, I still prefer to have a physical book, and a lot of that is just that I like having it on a shelf. I like to feel accomplished that I've read all these books. But at the same time, if I'm going to be traveling, like coming here to Italy, I just brought my e-reader, and it's so convenient and nice to have when you want it. Mi piacciono e credo che ci sia spazio al mondo sia per gli e-books che per i libri fisici. Personalmente io preferisco quelli fisici, se non altro perché mi piace metterli sullo scaffale uno di fianco all'altro e mi sento realizzata vedendo che ho tutti questi libri. Ma voi capite che in certi momenti, per esempio quando sono in viaggio, come qui per venire a Bologna, ecco che mi porto dietro il mio lettore di e-books ed è effettivamente molto comodo. I would love to see it made into a movie. Avresti in mente anche una ipotetica protagonista? And do you have a hypothetical protagonist in your mind? As far as the actress? Yes, the actress. Not really. I feel like one actress that kind of reminds me of Cinder is, what's her name? The girl who was in Juno. Ellen Page. Ellen Page. Ellen Page. But I don't know.
Mi piacerebbe tantissimo, incrociamo le dita. Non so davvero quale attrice potrei scegliere. Beh, diciamo che un'attrice che in qualche modo mi ricorda Cinder era quella che si era in Juno, Helen Page, ma davvero non lo so. The most difficult parts are probably the extremely emotional parts. You know, scenes that characters are sad or when tragic things are happening. Because I feel like to give those scenes their due, you really have to try to immerse yourself in their emotions as much as possible, and that can be really tough to do. Credo che la parte più difficile sia rappresentata dai passaggi più emozionali, più emotivi, perché quando scrivi qualcosa di triste oppure quando descrivi un evento tragico, devi immergerti il più possibile, immedesimarti il più possibile in queste emozioni e quindi è impegnativo. Only that I hope that if they check out Cinder, if they read it, that I hope they'll enjoy it, and that they'll enjoy meeting Cinder and the other characters, and the world that I've created, and that they enjoy all the rest of the book. Mm-hmm. Beh, semplicemente che spero che diano un'occhiata a Cinder e che gli piaccia la storia, che abbiano piacere di conoscere Cinder, gli altri personaggi del libro, il mondo che ho creato e la storia in generale.